Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche predestinate per il mese di novembre 2024. Abbiamo la carta dell'eremita, amici della bilancia. Quando c'è l'eremita si parla di un momento in solitudine, può essere una solitudine volontaria o no. È anche una carta di grande saggezza perché indica che avete tutte le conoscenze, le esperienze soprattutto per affrontare il nuovo periodo di vita che sta per arrivare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi e i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono due. Uno è un corso base di metafisica sui chakra, mentre l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Io comunque inserisco sempre nella descrizione tutte le novità, i corsi, insomma, voi aprite la tendina, poi per eventuali informazioni aggiuntive mi scrivete una mail. Bene, andiamo a vedere. Ok, partiamo con un cavaliere di bastoni. Abbiamo un 2 di bastoni, un fante di coppe, abbiamo il giudizio, re di bastoni, la morte, cavaliere di spade e 10 di coppe. Amici della bilancia, adesso andiamo a vedere carta per carta, cerco di darvi i messaggi che mi arrivano sul momento, dopodiché andiamo a vedere single, non single, lavoro, economia, un po' tutto. Allora, partiamo da questo cavaliere di bastoni. È una bella energia per iniziare, è un'energia passionale, avventurosa, grintosa. Andiamo a vederlo. Abbiamo un 5 di coppe. E un 9 di bastoni. È come se si volesse andare avanti nonostante nonostante un vuoto che si sente, ragazzi. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Dieci di spade, che è l'arcano minore della morte, e poi abbiamo un fante di spade. C'è come la voglia di guardare ad un futuro, però probabilmente bisogna passare attraverso questo taglio del 10 di spade, questa chiusura di ciclo. Il 2 di bastoni generalmente indica una sorta di indecisione, vado o non vado, lo faccio o non lo faccio, però essendoci il fante di spade è un come l'idea che ci sia bisogno di osservare ancora la situazione piuttosto che il comportamento di un'altra persona. Andiamo a vedere il fante di coppe. Cavaliere di spade e 3 di pentacoli. Sento come una sorta di ingenuità. Avete tanti fanti, è vero che avete anche tanti cavalieri, 1, 2, 3.
e fanti per adesso sono 2, però ho come la sensazione che ci sia come un tocco di ingenuità nel mese di novembre. Per qualcuno si tratta anche di impulsività, ma fate attenzione perché la fretta è cattiva consigliera. Andiamo a vedere il giudizio. Re di bastoni con energia che si ripete, ce l'avete già qui. 4 di spade, 4 di coppe e matto. Allora, il fatto che ci siano sia il giudizio che la morte che il matto mi dà da pensare che effettivamente ci sia un qualche tipo di cambio. Con la carta del giudizio c'è come una presa di consapevolezza, si vede qualche cosa che prima non si riusciva a vedere. Vi dirò, c'è un 4 di spade, mi richiama un po' l'eremita, nel senso che è come se avessi bisogno di prendervi un periodo per voi stessi, per riflettere, per appunto analizzare le dinamiche e i fatti che sono successi fino a questo momento. Andiamo a vedere il re di bastoni. Asso di bastoni e 9 di spade. Allora, di nuovo, un altro inizio. Mi ribadiscono come se fosse sul punto di iniziare un qualche cosa di nuovo. Qui magari si parte da un sì o grinta, nonostante questo vuoto voglio andare avanti, però non so bene forse come fare. Io farei in un certo modo, ma è meglio osservare le dinamiche di comportamento. E vi dico, arriverà come un momento dove vi direte, ah, ecco perché è andata così, ah, ecco perché è successo questo. Andiamo a vedere la morte, che in questo mazzo viene chiamata la trasfigurazione. Eremita nuovamente, forza, 2 di spade e temperanza. Anche qui c'è di nuovo un 2, è come se si dovessero ehm, valutare determinate faccende, diciamo così. Comunque con la morte, il 10 di spade qui c'è un qualche tipo, e avete anche un 10 di coppa al contrario, come se ci fosse qualche cosa che effettivamente dovete lasciare indietro, ma probabilmente non avendo la visione chiara fino ad adesso, non sapevate bene come muovervi. Fate attenzione alle scelte impulsive nel mese. Adesso andiamo a vedere il cavaliere di spade. A non promettere cose che non sapete se potete mantenere, fondamentalmente. Eh? Cioè, piuttosto dite non lo so, piuttosto dite no, vedremo, farò del mio meglio, però non dite sì se non siete super sicuri di riuscire a far fronte a quello che promettete. Allora, qui abbiamo un 8 di spade e un fante di bastoni. Ehm, il cavaliere di spade quando è il contrario non è una bella carta. E poi c'è anche quell'otto di spade e il fante di bastoni al contrario. E sento che molti si sentono incastrati in una situazione e vorrebbero scappare. Probabilmente per quello che c'è questo 2 di bastoni, qui questa indecisione, vado non vado, taglio non taglio. Andiamo a vedere il 10 di coppe. Carro, vado non vado. E 6 di coppe. Credo che ragazzi che per riuscire a girare questo 10 di coppe è come se aveste bisogno di spostarvi da qualche sogno o da qualche ideologia del passato. Essendo un 6 di coppe può anche fare riferimento allo spostarsi da qualche persona che si conosce da tanto tempo. Normalmente sono i rapporti familiari piuttosto che di amicizia, i rapporti platonici per capirci. Va bene, andiamo a vedere carta per carta.
Partiamo da questo cavaliere di bastoni, come vi ho detto, come l'idea che sia una grinta in un certo senso che stiate cercando di portare avanti. Se dovessimo parlare di amore, se siete single, devo dire che non lo sento un buonissimo periodo per costruire qualche cosa con qualcuno, anche se vi devo dire che una persona potreste incontrarla, potrebbe essere una persona più giovane di voi, e per qualcuno è una persona che si conosce da tanto tempo, come se iniziasse un nuovo tipo di dialogo con questa persona. Se siete in una coppia, qui si tratta di cercare la stabilità di coppia, staccandosi da qualche sogno egoico probabilmente. Questa morte, questo 10 di spade, il 10 di coppa al contrario, l'asso qui, il matto qui, sono tutte carte che mi dicono che è come se ci fosse bisogno di aria fresca. Quello che vi posso dire è di tenere d'occhio i vostri comportamenti, le vostre dinamiche e quelle anche dell'altra persona. Qualcuno di quelli che è in coppia ha bisogno di chiudere dei debiti, ha bisogno di chiudere un certo tipo di discorso prima di approcciarsi a qualche cosa di nuovo. Se la vostra relazione è più o meno che non so, non, diciamo che non ha un'etichetta, non è definibile, allora io ho la sensazione che le cose potrebbero cambiare nel vostro caso. Credo che parte della vostra grinta e allegria faccia, ehm, cioè che sia, come dire, una componente fondamentale perché le cose vadano avanti con questa persona. Vi dico che per qualcuno ci potrebbe essere come un viaggio da poter effettuare, da poter organizzare. Può anche essere un pomeriggio, una degustazione, come se c'è un qualche cosa che si fa insieme. Se siete in separazione, smettete di controllare l'altra persona, ragazzi. Questo ce l'ho abbastanza chiaro, no? Il controllare può essere chiedere agli amici, chiedere a colleghi, se per caso è una relazione lavorativa, cioè sul lavoro, piuttosto che controllare i social, piuttosto che controllare su WhatsApp quando si è connesso o connesso oppure no. Parliamo di... Diciamo che per l'amore non è un mese idilliaco, ok? Non vedo grossi traumi, però non è proprio un mese, insomma, fluido, ecco, c'è come una sorta di indecisione, di tentennamento, cioè letteralmente per qualcuno c'è come la voglia di scappare. Probabilmente è un periodo un po' pesante, probabilmente ehm, potrebbero anche esserci tante paure, tanti sensi di colpa, il fatto di non fare abbastanza. Passiamo a chi vi sta intorno. Allora, ragazzi, se per caso ci sono, come vi dicevo prima, no? Fate attenzione alle promesse che fate, fatele solo se siete sicuri di poterle mantenere. Io non lo so se sarete voi o se sarà qualcun altro nei vostri confronti, però io ho la sensazione che nel mese di novembre ci sarà come un entusiasmo per un qualche cosa, che però alla fine, come vi posso dire, lascia un po' il tempo che trova perché vi porta a disperdere in un certo senso le energie. Se siete in una relazione a tre, io credo che, soprattutto se siete voi, che siete magari già in una relazione e avete un interesse al di fuori della relazione, molti penso che nutriranno questa voglia di chiudere l'attuale relazione per buttarsi in quella nuova. Se parliamo di lavoro, allora devo dire che il lavoro
Lo sento abbastanza movimentato. Se siete disoccupati, effettivamente ci potrebbe essere un nuovo inizio. Per adesso non sento che siano contratti a lungo termine. Potrebbe essere anche addirittura qualche vostro familiare. Ah, se per caso avete bisogno di lavorare e qualche familiare vi offre il lavoro, valutate bene, perché ho come la sensazione che le cose non siano come ve le vendono, come appaiono. Quindi valutate bene. Se per esempio questo familiare, questo amico, questo conoscente ha un'azienda, voi cercate di farvi dare un ruolo dove non c'è da stare fissi lì in azienda, ma c'è da spostarsi. Secondo me è la cosa ehm, che diciamo si incastra meglio. Ehm, Se siete occupati, allora qui ci potrebbe essere un trasferimento per qualcuno, un aumento di ruolo, un qualche tipo di offerta da valutare. Per qualcuno si tratta di spostarsi dal luogo di residenza, magari dovete anche lasciare indietro la famiglia, lasciarla indietro nel senso che sono quei lavori dove magari uno parte lunedì e rientra il venerdì, no? Oppure ci potrebbe proprio essere uno spazio di vari chilometri in mezzo. Se siete autonomi, devo dire che inizieranno nuove collaborazioni, ragazzi. Il lavoro non mancherà, fate attenzione a non farvi fregare dalla mente, perché credo che vi pervaderà una sorta di timore nel non riuscire a fare tutto. Però non vi preoccupate perché avete tutte le doti, le conoscenze e le esperienze per affrontare quello che arriva. Se parliamo di progetti, quindi se avete qualche progetto già in piedi, allora per qualcuno potrebbe essere un progetto collaterale al lavoro, cioè non lo so, io lavoro con un'azienda, non so, che produce prodotti per bambini e affianco il mio lavoro di babysitteraggio, organizzazione di eventi di compleanni per bambini a questa azienda, no? Per farvi capire. Vi dico, anche lì nei progetti c'è come un rinnovamento, dopo un momento di stasi c'è come un momento di ripartenza. Soprattutto se si tratta di progetti online. Se invece è ancora un'idea, o se non avete, diciamo, progetti in mente, sento che a novembre potrebbe arrivarvi invece un'idea da poter sviluppare. E sento anche che inizierà quest'idea, non sarà del tutto stabile, non sarà del tutto è come se non ci fosse ancora bene un piano di lavoro, però comunque non la vedo negativa, un po' come se vi lasciaste fluire. Se parliamo di stato psicoemotivo del mese, ragazzi, mettetevi della musica allegra perché vi sento un pochettino sottotono. Avete il 10 di spade, la morte, due cavalieri di spade al contrario, l'8 di spade, il 9 di spade, il 2 di spade. Insomma, sento che il 4 di coppe, 4 di spade, 9 di spade. Sento che la testa è un po' pesante, è un po' i pensieri più che tutto sono pesanti, c'è come questa voglia di scappare. Sento che qualcuno ha veramente tante responsabilità addosso e c'è come questa voglia di isolarsi, di prendersi un tempo, di andare via, di mettere tutto in stand-by, mi viene da dire. Probabilmente avete bisogno di fare un po' più gli egoisti nei confronti di questa situazione, di questa relazione o nel mese in generale, anche perché avete bisogno di ricaricare le pile. Cioè qui sì, ok, c'è un cavaliere di bastoni, state tirando fuori la grinta, ma è anche vero che con il 9 di bastoni c'è già tanta stanchezza. Se parliamo di denaro, ehm, allora ci sono due messaggi. Il primo è che vi toccherà
lasciare indietro qualche abbonamento, qualche pagamento, qualche coccola, qualche vizio, qualche tipo di taglio va fatto nelle spese fondamentalmente. Ma la cosa positiva è che tutto sommato non ci saranno né grossi imprevisti né grosse entrate, se ve la devo dire tutta. E che vi sento più proiettati verso gli altri che verso voi stessi. Abbiamo il fante di bastone, al contrario, mi dice che forse dovreste iniziare a essere un po' più egoisti, cercare di spendere meno, mi viene da dire, per gli altri e di più per voi. Ci sono come delle responsabilità che vi siete presi che sono un po' di troppo, ecco, e questo vi ha stancato ed è ora di tagliare con queste responsabilità, con questi costi non necessari. Devo dire che comunque ragazzi, la stesa finisce abbastanza bene. Finiamo un attimino la parte dei soldi. Per chi dovesse avere degli investimenti, ragazzi, prudenza, soprattutto se vi chiedono di cambiare da un investimento ad un altro, se vi offrono qualche cosa. Secondo me in questo mese non spostate niente, rimanete lì come siete e vedrete che insomma non perderete denaro. Non è che vedo guadagni enormi, sinceramente, però per fortuna è solo il mese di novembre. Allora, c'è da alleggerire la testa, c'è da riprendersi un po' di energia, un po' di tempo per se stessi, anche un po' di soldi, nel senso che è giusto anche spendere un po' per voi e non sempre tutto per gli altri. La fine della lettura è molto positiva perché abbiamo un 6 di coppe, un carro, un 10 di coppe, anche se è girato al contrario, però è come se si stesse cercando di elaborare questo tipo di sogno, questo tipo di nuova vita, mi viene da dire, di nuovo equilibrio, ok? Il carro è una carta che vi dice che si dà una direzione, probabilmente a un gruppo, probabilmente è come il cerco di creare un'unione con le persone intorno a me in questa situazione, in questa relazione, però è come se ci fossero da prendere delle scelte, delle decisioni. Anche qui abbiamo un 2, qui abbiamo un 2. Va bene. Andiamo a vedere, ragazzi, Osho che cosa vi dice. Uh, Abbiamo il diavolo e il cavaliere di bastoni, che è la carta che c'è qui, e il diavolo lo sento proprio per il tipo di costruzione mentale di cui vi ho parlato fino ad adesso, ok? Secondo me vi verrà bene rallentare un pochettino. Il diavolo sì, ha un'accezione costrittiva, ma è anche una carta di potere personale. È una carta collegata al terzo chakra, al successo, a tutto quello che è, diciamo, tipo il sette di coppe, gli obiettivi e le ideologie un po' egoiche, quindi il denaro, la fama, il successo, ehm, soldi, insomma, l'essere riconosciuti, insomma, tutto quello che è potere dal punto di vista dell'ego. Volevo vedere se riuscivo a trovarvi sto sette di coppe. No, non è che è già uscito, non mi pare. Va bene, comunque il punto è che qui è come se avessi bisogno di prendere potere sulla vostra intensità. Mi fanno vedere un pedale della macchina, sapete l'acceleratore, come ok, devo capire quando decelerare perché io non ce la faccio più e quando accelerare. E questo ve lo dico sia in termini vostri personali, sia per quello che riguarda o una questione familiare o lavoro, dove c'è una situazione di gruppo. Va bene ragazzi, non riesco a trovarvi il set di coppe, ma sicuramente avete presente che carta è perché se mi seguite da tanto io le spiego sempre tutte quante.
Va bene, io continuo a cercare e intanto inizio a salutarvi. Eccolo qua, 7 di coppe. Vedete che fa vedere la corona di alloro, piuttosto che i soldi, piuttosto che l'amore, la fama, insomma, quelle che potrebbero essere le cose un po' egoiche. Bene, detto questo, io vi ringrazio di essere stati qui con me. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti interessanti di riflessione. Fatemelo comunque sapere nei commenti perché a me piace sempre leggerli. Se volete sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi o condividere il video, e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi un'email. Io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come lavoro. Diversamente, se preferite andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. Lì, diciamo, ho condensato tutti gli anni dei miei studi, li ho un po' riordinati in modo da contribuire, aiutare, accelerare il vostro percorso di crescita. Comunque i titoli dei video sono pubblici, li potete vedere, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla e così vi rendete conto dei temi che vado via trattando. Bene, grazie di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!